Sono Luca Cumbo, lavoro per il CRESM, cooperativa sociale con sede a Gibellina e con attività ormai storiche anche a Palermo. Nell'ambito di queste attività palermitane abbiamo inaugurato uno spazio polivalente, officine, si chiamano Officine Zisa, che ospita un progetto finanziato da Modena Job che abbiamo chiamato Artigianato Interculturale Nuove Officine Zisa perché si svolge in questo spazio. Noi abbiamo approntato delle officine tradizionali e digitali, quindi con macchine di falegnameria meccaniche, ma anche con macchine di ultima generazione a controllo numerico, quindi dei computer, e sulla base di questo stiamo tentando di stimolare una fascia disagiata della popolazione immigrata, in particolare venditori ambulanti, per provare a rinnovare le merci che vendono, per provare a ampliare la capacità economica del loro lavoro e anche migliorare la qualità dei prodotti venduti. Perché calzava a pennello con le attività di Nuove Officine Zisa, sia come target socioculturale di riferimento, sia come valori e come obiettivi. Ci aspettiamo un impatto sulla media e lunga durata, più che nell'immediato, perché i migranti che sono venuti a scoprire queste nuove possibilità, queste nuove macchine, sono rimasti molto incuriositi, ma sono anche molto diffidenti rispetto a precedenti progetti che sono stati realizzati a Palermo e che non hanno portato grandi risultati, se non disastri, rispetto al loro lavoro e alla loro qualità della vita. Però grazie a Modena Job noi riusciremo a rimanere aperti anche successivamente alla conclusione del progetto, quindi sarà uno spazio sempre disponibile per questo tipo di utenza e piano piano col passaparola o anche con la fidelizzazione in qualche modo del rapporto personale e professionale riusciremo a coinvolgere sempre più utenti. La collaborazione tra pubblico e privato è intanto un atto dovuto, perché l'assessorato all'attività produttiva del Comune di Palermo è l'ente deputato a stabilire regolamenti e luoghi dove i venditori ambulanti lavorano. In questo momento però più che un valore aggiunto è in realtà una difficoltà, perché c'è una visione diversa. Il Comune di Palermo tende a liberare o limitare in qualche modo la vendita ambulante nel centro storico, che in realtà, essendo la parte con un maggiore flusso turistico, è anche la zona dove i venditori possono fatturare di più. Quindi siamo in una fase di interlocuzione complessa in cui stiamo cercando di trovare una quadra tra le esigenze diverse. Ci aspettiamo intanto la realizzazione di un vademecum multilingue che possa essere utile ai migranti per intraprendere nuove attività professionali o migliorare la qualità e la consapevolezza del lavoro che già stanno effettuando. E dall'altro puntiamo anche a sensibilizzare un minimo la cittadinanza facendo conoscere il fatto che una parte almeno della merce venduta è prodotta direttamente come artigianato dai migranti e quindi avere anche un atteggiamento diverso nei confronti di queste persone quando sono in giro a vendere questi prodotti. Lo sportello è rivolto principalmente a immigrati venditori ambulanti, che sono stati individuati come categoria più socialmente a rischio, tenore di vita, a loro ma anche alle loro famiglie. L'obiettivo è informarli su diritti e doveri dell'attività di venditore ambulante a Palermo, ma anche prospettargli le opportunità che offriamo in questo spazio tramite il progetto Artigianato Interculturale finanziato da Modena Job, perché la tipologia di merce autoprodotta con materiali ecosostenibili
andrebbe anche a limitare eventualmente la vendita di materiale contraffatto o comunque materiale di plastica di cattiva qualità. Quindi c'è questa duplice funzione, cioè migliorare la qualità del lavoro ma anche promuovere la legalità. L'impatto attuale è circa una cinquantina di accessi. Abbiamo realizzato quindi per ognuno una scheda di ingresso ai servizi dello sportello. Per lo più abbiamo notato curiosità nei confronti di questa opportunità che è completamente nuova per loro, però anche molta diffidenza rispetto a precedenti, non nostri chiaramente, non andati a buon fine. E soprattutto molta diffidenza nei confronti del pubblico, perché in passato però la comunità degli ambulanti ha subito attività repressive anche, se vogliamo, esagerate da parte del Comune di Palermo, e quindi noi ci aspettiamo non di poter risolvere tutti questi problemi che chiaramente non dipendono da noi, però quello che sogniamo è che oltre al cambio di parte della merce, in prospettiva una parte di questi venditori artigiani possono mettersi assieme e in qualche modo avviarsi verso forme di impresa o di associazionismo per migliorare la capacità economica ma anche il modo di porsi all'interno della città. Ho imparato che è difficile guadagnare credibilità e fiducia nei confronti di chi vive una condizione di disagio estremo o quasi. Ho imparato anche a scoprire storie personali mirabili, percorsi di migrazione importanti, competenze importanti che non avrei mai potuto conoscere in altro modo, e secondo me tutte queste informazioni, tutte queste esperienze potranno servire allo sportello ma anche a noi come spazio e tutti come attività socioculturale per trovare dei meccanismi di dialogo con queste comunità migranti per sviluppare insieme un'idea di città.